Nel 1623 qui a Roma, tra le tante scoperte, è stata rinvenuta una scultura di marmo, oggi conservata su uno dei 7 colli, sul Campidoglio, all'interno dei musei capitolini. Questa magnifica scultura è stata interpretata come la copia in marmo di una statua bronzea appartenente all'antico monumento della città di Pergamo, realizzato dallo scultore ellenistico Epigono intorno al 230 a.C. Voglio parlarvi del Galata morente. Nel 241 a.C. Attalo I diventa il signore di Pergamo, un'antica città dell'Asia Minore nell'odierna Turchia, che diventa il centro propulsore della cultura e dell'arte ellenistica. Intorno al 230 a.C. Attalo I riesce a sconfiggere i Galati, i Galli dell'Est, così venivano chiamati perché appartenevano allo stesso gruppo etnico dei Galli occidentali, ed entrambi rientravano nella sfera celtica. Dunque i Galati si erano stanziati a ridosso di Pergamo, dunque erano una minaccia importante. Attalo I, riuscendoli a sconfiggere, elimina la minaccia, elimina il tributo che Pergamo doveva pagare annualmente a questi barbari e diventa il sovrano di Pergamo. E per celebrare questo evento, questo successo, decide di far costruire sull'Acropoli, davanti al tempio dedicato ad Atena, e dunque anche come ringraziamento a questa divinità, per questo successo, un donario, un monumento, costituito da diverse statue di bronzo che andavano a rappresentare proprio i Galati sconfitti. Ma queste statue assumevano degli atteggiamenti, delle pose ricche di pathos, drammatiche, avevano delle espressioni che comunicavano dei sentimenti, comunicavano il dolore, ma anche il coraggio. Perché? Perché si voleva andare ad esaltare il nemico barbaro che non si piegava alla sconfitta, anzi preferiva la morte, e automaticamente andare ad esaltare la portata della sua vittoria. Attalo I, attraverso questo donario, si autocelebrava. Il Galata morente dei Musei Capitolini sarebbe, secondo gli studiosi, la copia in marmo di una di queste statue bronzee del donario di Attalo, e sarebbe una copia romana di epoca cesariana. Giulio Cesare probabilmente fece fare delle copie in ricordo dei suoi successi sugli altri Galati, sui Galli. In ogni caso dovremmo essere di fronte ad una copia in marmo di una statua bronzea di età ellenistica. Che significa? Che stiamo parlando di un'opera che appartiene a un periodo in cui avviene una rottura con la tradizione precedente, in cui gli artisti cominciano a rappresentare il corpo umano, l'uomo, non più come deve essere, secondo le regole, secondo il canone, ma così com'è, in tutta la sua fragilità, in tutta la sua debolezza, ma anche in tutto il suo coraggio, in tutto il suo valore. E questo lo possiamo vedere proprio attraverso il Galata morente, che apprezziamo attraverso il marmo dei Musei Capitolini. Il Galata morente, il Galata suicida, insomma le statue del donario di Attalo sono opere che appartengono al III secolo a.C., appartengono a quella che convenzionalmente viene chiamata l'età ellenistica, l'età dei regni ellenistici, ovvero quei regni che si formarono dalla disgregazione dell'impero di Alessandro Magno in seguito alla sua morte nel 323 a.C.
In questa fase ellenistica l'arte diventa il riflesso delle corti orientali. L'arte è nelle mani dei sovrani, delle persone di potere che la utilizzano per meravigliare, per stupire, per spaventare, ma soprattutto per promuoversi. L'arte diventa uno strumento di propaganda, così come abbiamo visto ha fatto Attalo I con il suo Donario. E dunque non ritroveremo più quei corpi perfetti, armonici, equilibrati del V e della prima parte del IV secolo di tradizione classica. Non ritroveremo più quelle statue commissionate dalla polis, le statue commissionate dalla collettività per la collettività, per il bene comune. E dunque statue di eroi, divinità che con i loro volti austeri, impassibili, dovevano trasmettere i valori civili, i valori religiosi, dunque avevano uno scopo anche pedagogico, e tutto questo si perde con la crisi della polis e quindi si perde la tradizione classica del V e della prima parte del IV secolo. In questa nuova fase ellenistica, quella ricerca per il dato reale, per il dato psicologico che in realtà già era iniziato, era cominciato nella seconda parte del IV secolo, trova il pieno compimento. E dunque vediamo queste novità nel nostro Galata morente. Siamo di fronte ad un guerriero galata. Capiamo che è un guerriero dal momento che accanto a alcuni elementi come la spada con il suo fodero, la tromba da guerra, lo scudo su cui è poggiato questo personaggio. E il fatto che sia galata, dunque la sua appartenenza etnica, lo capiamo osservando la sua testa. La capigliatura con queste folte lunghe ciocche, i suoi lunghi baffi, gli zigomi alti, le arcate sopraccigliari pronunciate. Ma soprattutto c'è un elemento che poi tra l'altro è l'unico ornamento di cui è vestito, ovvero una collana aperta sul davanti che appartiene alla cultura celtica. Dunque siamo di fronte ad una testa con delle caratteristiche molto precise, non siamo più di fronte ad una testa ideale, come si vede nella scultura classica. In effetti è proprio in questo periodo che cadono tutte le reticenze contro il ritratto fisionomico, ovvero quel ritratto che va a riprendere le fattezze vere di una persona, cosa che già si era sviluppata con Lisippo nella seconda parte del IV secolo. Lisippo diventa il ritrattista di Alessandro Magno e da lui in poi si sviluppa tutta una tradizione di artisti che ritraggono le persone così come sono, guardano alla realtà, guardano anche al quotidiano, a quello che succede intorno a loro. Se osserviamo il corpo di questo guerriero notiamo che è completamente nudo. Probabilmente questo elemento non è dovuto al riferimento alla cultura celtica, ma forse proprio alla cultura greca, ovvero quello di rappresentare attraverso la nudità l'eroismo, la dignità di in questo caso questo guerriero, perché come abbiamo visto appunto esaltare i nemici equivaleva ad esaltare il committente stesso. Ma questo corpo in realtà anatomicamente è un corpo molto reale, è un corpo verosimile, è muscoloso ma non ha quella possenza delle statue classiche e soprattutto assume una posizione, una postura abbastanza complessa. Ha la gamba destra piegata che va sotto la gamba sinistra che è distesa, il braccio destro tirato all'indietro, il braccio sinistro che poggia sul ginocchio e quindi che ci suggerisce la torsione del busto, la testa inclinata. Insomma, siamo di fronte a una postura molto più libera, molto più dinamica. Siamo di fronte ad una scultura che conquista lo spazio, che conquista anche lo spettatore, il quale è invogliato ad osservarla anche da diverse angolazioni, da diversi punti di vista. Ma la vera novità sta soprattutto a parte la ricerca del dato reale, quello del dato psicologico, ovvero il riportare, l'esternare le emozioni, i sentimenti degli uomini attraverso le espressioni del volto. E in effetti noi già vediamo che la sua testa è inclinata verso il basso e dunque sicuramente capiamo che la sua situazione non è felice. E osservando il volto
notiamo la fronte aggrottata, notiamo una smorfia di dolore. Certo, questo dolore sicuramente deriva dalla ferita che gli è stata inferta sul costato, una ferita chiara, ben visibile, ma probabilmente in questo caso il dolore e la sofferenza è dovuto anche al fatto di essere stato sconfitto. Questo guerriero galata non ha paura della morte, non ha paura di morire. Lui anzi abbraccia la morte, preferisce la morte alla sconfitta. E dunque c'è un tentativo di rialzarsi, un tentativo di tornare a combattere con tutte le sue forze e notiamo proprio la tensione, l'inquietudine, il turbamento di questo guerriero che parte da quella mano destra che poggia a terra, che spinge verso il basso, non vuole affatto arrendersi. Questo guerriero vuole continuare a combattere nonostante il momento estremo della morte. Il Galata morente già in antichità ha goduto di grandissima fama, di grandissimo successo, sono state fatte diverse copie ed è un'iconografia che è stata comunque ripresa anche da artisti di epoche successive, perlomeno da quelli che si sono interessati alla statuaria antica. E non è da escludere che nei suoi primi anni romani, grazie alle collezioni dei suoi protettori come il cardinale Francesco Maria del Monte, come il marchese Vincenzo Giustiniani, Michelangelo Merisi, Caravaggio, possa aver osservato e dunque studiato la statuaria antica. Anche se noi conosciamo Caravaggio come colui che indaga la vera natura delle cose, ripropone il mondo così come lo vede, con i suoi occhi, senza filtri, anzi in tutta la sua brutalità, in tutta la sua violenza, in tutta la sua drammaticità. Ma il gesto della mano di questo Galata che preme a terra possiamo rintracciarlo in alcuni personaggi che ha dipinto Caravaggio, come nel generale Oloferne, il quale viene decapitato da Giuditta, ma è lì con quella mano che preme sul letto che cerca di difendersi. Oppure possiamo rintracciarlo in un personaggio che si trova in basso nel capolavoro delle 7 opere di misericordia, in cui ritroviamo proprio la postura del Galata morente. Ovviamente Caravaggio non può aver visto il Galata dei Musei Capitolini, dal momento che è stato ritrovato nel 1623, quando lui oramai era già morto, ma può aver visto delle copie, delle sculture che riprendono la stessa iconografia, oppure un altro Galata, il Galata ferito. Una scultura che riprende la postura del Galata morente, ma che appartiene ad un altro donario. Questa volta abbandoniamo Pergamo, siamo ad Atene, ma secondo alcuni storici il committente è proprio Attalo I, secondo altri è Attalo II. Comunque in ogni caso a noi interessa il fatto che questa scultura è stata rinvenuta a Roma nel 1514 e quindi potrebbe essere quella che Caravaggio ha visto, ha studiato, restando affascinato dalla bellezza e dalla postura. Il Galata ferito oggi si trova a Napoli, al MAN, al Museo Archeologico Nazionale.